Salve a tutti i telespettatori di YouTube. Con oggi continuiamo la nostra rubrica dei giochi da tavolo. La volta scorsa abbiamo parlato di Exploding Kittens, oggi parleremo di Seven Wonders, un gioco ideato da Antoine Bauza per numero di giocatori indefinito, in quanto evidentemente hanno da 3 a 7 giocatori e per una durata di 30 minuti circa. Passiamo adesso alla presentazione dei componenti del gioco. Poiché il gioco si chiama Seven Wonders, adesso dobbiamo anche introdurre le nostre opere, le nostre grandi strutture del mondo antico, che sono le nostre plance. Le plance rappresentano una meraviglia del mondo antico. Ovviamente il nome è scritto poi in alto alla mia sinistra, per il giocatore sarà in alto a destra, e ogni plancia presenterà uno spazio qui sotto dove verranno messe le carte per la costruzione dell'opera, vi spiegherò meglio più avanti, con i relativi effetti e i relativi costi, e il materiale che in automatico produrrà quella meraviglia. Abbiamo la piramide di Giza, abbiamo il tempio di Olimpia, abbiamo il colosso di Rodi, abbiamo il faro di Alessandria, abbiamo poi Alicarnasso, abbiamo poi il tempio di Efeso e infine abbiamo i giardini pensili di Babilonia. Ogni meraviglia avrà una doppia faccia, una faccia diurna e una faccia notturna. Le regole consigliano di avere tutti quanti uno stesso lato, proprio per non creare confusione. E ogni lato, in questo caso la faccia diurna, ha degli effetti, mentre la faccia notturna avrà altri effetti. Questa cosa è uguale per tutte le meraviglie. Da un lato ci sono degli effetti e dall'altro lato ci sono altri effetti. Ma adesso spieghiamo meglio come funziona le meccaniche di gioco. In questo gioco troveremo anzitutto 3 mazzi di carte corrispondenti a 3 epoche, perché questo gioco prevede 3 fasi di svolgimento. Abbiamo il mazzo dal bordo bronzeo, che è l'epoca 1. Abbiamo poi il mazzo dal bordo ferreo, che è l'epoca 2, e l'ultimo, il mazzo dal bordo aureo, che è l'epoca 3. All'interno di questi 3 mazzi, includendo anche l'ultimo, troviamo diverse tipologie di carte. Abbiamo le carte marroni, che sono le carte materiali. Queste carte ci permettono ogni turno di produrre un determinato materiale, che in questo caso è il ferro, ma può essere anche l'argilla, il legno, il vetro, la stoffa e altri materiali. Poi abbiamo le carte blu, che sono le carte che corrispondono alle infrastrutture particolari. Queste carte non produrranno niente, ma offriranno dei punti a fine partita. Le carte rosse invece sono le carte guerra, le carte milizie. Queste carte, come potete vedere, hanno questo simboletto in alto. Questo indicherà la forza militare della propria civiltà. Abbiamo poi le carte gialle, che sono le carte commerciali. Queste carte permettono di poter influenzare il pagamento, perché poi vi spiegherò meglio cosa si intende, il pagamento di materiali da altri giocatori. Abbiamo infine le carte verdi. Le carte verdi che sono le carte scienza. Le carte scienza sono delle carte che permettono di aggiungere dei bonus a fine partita. Sono un poco come le carte azzurre, ma la differenza è che non danno punti prestampati, ma danno un numero di punti pari al numero di simboli come questi. Ce ne sono 3 e ognuna ha una propria combinazione. Nel mazzo della terza epoca ci sono delle carte che influenzeranno anche queste il punteggio. Le carte viola, che sono le carte gilde. Ce ne sono di diversi tipi e ognuno hanno un proprio effetto. Queste carte si troveranno esclusivamente
nella terza epoca, quindi solamente nel mazzo dal bordo aureo. Hanno degli effetti che permettono di implementare il numero dei materiali o di aggiungere dei punti a fine partita o addirittura monete nel corso della partita. Parliamo adesso delle meccaniche di gioco. Allora, ogni giocatore, una volta preso la propria plancia e deciso il lato su cui voler giocare, riceve un numero di carte pari a 7. Come funziona il gioco? Ogni giocatore vede la propria mano, facciamo un esempio, vede la propria mano e ne sceglie una, ok? Per esempio, facciamo l'esempio che questo giocatore con i Giardini Pensi di Babilonia sceglie di volersi giocare la vetreria. Può sceglierne solamente una. Una volta scelto, lo mette a faccia in su davanti a tutti quanti, cioè a faccia in giù davanti a tutti quanti, e una volta che tutti i giocatori hanno scelto una propria carta, si mostra e si mette nella parte alta, nella parte alta della plancia. In alternativa, se volesse costruire una fase della propria meraviglia, deve allora mettere la faccia della carta a faccia in giù e si parte sempre da sinistra verso destra. Quindi ricordate, per costruire una meraviglia si deve mettere una carta qua, nella parte bassa della meraviglia, e si comincia sempre da sinistra. Oppure, se si vuole giocare quella carta, la si mette nella parte alta della plancia. Oppure, un'altra cosa che un giocatore può fare è vendere la carta. La carta venduta va scartata e il giocatore che ha scartato la carta riceve un numero pari a 3 monete, come queste. Cosa servono le monete? Anzitutto diciamo che ogni giocatore all'inizio della partita riceve un numero pari a 3 monete, che possono essere così, oppure nella versione proprio delle monete d'oro con su scritto il numero 3, quindi si riceve un numero pari a 3 monete. Le monete servono per comprare dagli altri giocatori materiali che non si hanno in produzione. Come si può vedere qui, tutte le meraviglie producono un materiale base. Alcune meraviglie hanno la parte marrone, mentre altri hanno la parte grigia. Quelle grigie possiamo definire i materiali più pregiati. In questo caso abbiamo la pergamena, mentre qui abbiamo il legno. Quando si completa una fase della meraviglia, se sono punti, allora si applica alla fine della partita il punteggio acquisito. Ovviamente si può ottenere quel bonus solo e nell'esclusivo caso in cui si ha completato appunto la fase della meraviglia. Altrimenti, se qui sotto non ci sono altre carte, gli altri 2 bonus non sono disponibili. C'è da dire una cosa: alcune opere avranno due parti da completare, altri 4, altri 3. Se non ricordo male, nella parte notturna alcune ne hanno 4 appunto e altri 2 solamente, ma questo sarà a voi a scoprire quale. Prima ho parlato della costruzione delle fasi della meraviglia, ma come si costruisce? Come si può vedere, per ogni fase bisogna soddisfare delle condizioni. Tendenzialmente sono dei materiali e mai delle monete da pagare. Quindi in ogni epoca si può costruire una propria fase della meraviglia. Tuttavia non è obbligatorio costruirla, ma è meglio per avere dei punti alla fine della partita. Per costruire, come avete già visto, bisogna mettere la carta a faccia in giù, ma solo e nell'esclusivo caso in cui si ha a disposizione quei materiali da costruzione. In questo caso, in questa prima fase della meraviglia, richiede due materiali di argilla. Se si ha a disposizione, si può mettere la carta a faccia in giù e non si può giocare ulteriori carte, perché questa carta messa qui vale come carta giocata. Anziché metterla nella parte di sopra, va messa nella parte di sotto. Analogamente, se si volesse continuare a costruire, non è importante quando si vuole costruire, perché si può tranquillamente costruire dalla prima epoca e poi direttamente alla terza, oppure si può partire dalla seconda, oppure direttamente tutte e 3 nella terza epoca. Quindi basta che la condizione deve essere soddisfatta appunto le richieste di costruzione.
Prima l'argilla, poi richiede il ferro e la stoffa e infine può richiedere il legno. Questa cosa vale per qualsiasi meraviglia a disposizione. Continuando, per costruire una carta, per giocarci una carta, quindi costruire all'interno della nostra propria civiltà, alcune carte presenteranno delle condizioni. Nel caso della vetreria non ci sono condizioni, non ci sono costi da aggiungere, quindi si può giocare in automatico. Alcune carte come la farmacia che richiedono di pagare, se non si ha quella stoffa non si può giocare la carta. Per costruire inoltre c'è una particolare condizione che si chiama costruzione per concatenazione. Alcune carte presenteranno dei simboli come questi qui, che si trovano in alto a destra. Che cosa consiste la costruzione per concatenazione? Generalmente sono delle costruzioni che si possono fare dalla seconda epoca in poi e che per essere soddisfatte sono tendenzialmente delle strutture che o si possono pagare appunto con i materiali che si produce, oppure solamente se ci sono dei simboli come questi, quindi esclusivamente se comunque i simboli combaciano. Se non combaciano, allora bisogna costruire con i materiali a disposizione. Ci sono invece ulteriori carte ancora, materiali per esempio, che richiedono il costo in denaro. Non sono delle carte particolarmente che possono influenzare in particolar modo il giro della partita, ma possono risultare utili in quanto, come in questo caso, sono delle carte che possono fornire dei materiali in più oppure un bonus per quanto riguarda il commercio oppure altri possibili effetti. Alla fine di ogni epoca bisogna contare il numero di milizie che quella civiltà ha sviluppato. Facciamo un esempio. La civiltà babilonese ha sviluppato 2 carte rosse. In questo caso sono 2 punti milizie. Che cosa consiste queste milizie? Le milizie vanno poi messe a confronto con le altre civiltà. Se il giocatore che ha i giardini pensili ha un numero superiore di milizie rispetto a un altro, guadagna un punto vittoria, altrimenti se dovesse avere un numero inferiore perde un punto. Invece se dovesse avere un numero pari a un altro giocatore non succede niente, rimane invariato. Per quanto riguarda i punti vittoria aumentano col passare delle epoche. Nella prima epoca c'è un punto solo, nella seconda epoca 3 punti e nell'ultima 5 punti, mentre i punti persi saranno uguali, saranno sempre -1. Tuttavia i punti vittoria si acquisisce se c'è un confronto, una guerra tra 2 civiltà di differenti punti milizie, mentre in questo caso solo ed esclusivamente in cui le milizie sono superiori, mentre queste solamente se il numero è inferiore. Alla fine della partita ci potremo trovare in una situazione come questa. Come si calcolano in questo caso i punti? Innanzitutto bisogna partire dai punti che la meraviglia produce. In questo caso facciamo un esempio che un giocatore ha finito tutti gli stadi della meraviglia, bisogna contare questi 2 punti qui, 3 e 7, che fa 10, quindi dalla meraviglia si ricavano 10 punti. Poi si passa al numero di monete che si ha. Ogni 3 monete, ogni 3 monete di valore appunto di valore 1 o 3 di quelle là più grandi, si ottiene un punto, quindi si ottiene un punto ogni 3 di monete. Poi si conta il numero di conflitti militari vinti, quindi si fa la somma nel corso delle epoche di quanti punti si è accumulato contro ogni altro giocatore, quindi può accadere che sia 3 vittorie nella prima epoca, altre 3 vittorie nella seconda e altre 3 nell'ultima epoca. Quindi bisogna contare anche i punti vittoria ottenuti nel corso della partita. Poi abbiamo le carte da contare, i punti ricavati dalle carte blu. Come già accennato, le carte blu offriranno dei punti a fine partita che sono indicati da questo numero. Infine, poi abbiamo le carte gialle che prima abbiamo citato come le carte che riguardano l'aspetto commerciale. Alcune carte presenteranno
presenteranno dei punti, ma questi punti spesso combaciano con una determinata condizione da rispettare, ossia in questo caso significa che si avrà un punto per ogni carta rossa che si ha, in questo caso 2 punti. Poi abbiamo le carte verdi, che bisogna far combinare il numero di simboli che stanno qui sopra in alto. Mi spiego meglio. Per un determinato numero di simboli identici, quindi possono essere 3 di questo tipo, 3 di un altro di questo tipo qui, o 3 di un altro tipo ancora. Se si dovesse avere 3 simboli di quel tipo, si avrà un numero, si avrà un punto, ma che ovviamente crescerà con il numero di combinazioni, tra simboli sempre più elevato. Quindi è consigliabile avere quante più carte verdi possibile, perché più sono i simboli, più è alto il punteggio. Si parte da un punto pari a 1 e si arriva addirittura a un punteggio pari a 36. Ripeto ancora, più sono le combinazioni, meglio è. Infine abbiamo le carte viola. Le carte viola, come già accennato, sono delle carte che danno punti a fine partita e che, come la carta gialla, devono soddisfare determinate condizioni. Alcune carte diranno che si avrà un punto per ogni carta blu per i giocatori vicini o di fronte, altre carte diranno per ogni fase del stadio della meraviglia completata, altre ancora daranno punti per ogni carta gialla che si avrà. Alla fine si fa la somma e il giocatore che ha il punteggio più alto vince. Allora, Seven Wonders non è un gioco particolarmente articolato, sembrerà difficile quando si va a leggere il regolamento, ma fidatevi, non è un gioco particolarmente complesso. L'unica difficoltà potrà essere semplicemente quella iniziale, in cui ogni volta si deve scegliere una carta, passare a un giocatore il mazzo fino a quando non si completa tutte le carte a disposizione. Quindi l'unica difficoltà possiamo dire che è questa qui, quella iniziale. Ma passiamo ai voti. Le meccaniche ho deciso di dare 4 su 5, perché non un voto pieno? Perché comunque può creare confusione quando si deve scegliere e quando si deve passare le carte. Prestate quindi bene attenzione al verso delle carte da passare, perché sul mazzo, cioè sulle carte, ci sarà una freccetta. Quella freccetta vi aiuterà per quando bisogna passare le carte al giocatore successivo. Questa cosa si deve fare in ogni epoca. Quindi l'unico problema sarà il riconoscere il verso, cioè ricordarsi il verso in cui bisogna passare le carte. Non è una cosa che richiede una laurea, quindi state tranquilli, ma bisogna semplicemente prestare attenzione alla direzione in cui passare le carte, perché sarà per la prima e la terza epoca per un verso e per la seconda in un altro verso. Il design ho voluto dare 5 su 5 perché onestamente mi piace tantissimo, i disegni, i colori e tutto quanto. Di storia ho voluto mettere 1 su 5 perché comunque si tratta sempre di un periodo storico, non come per esempio Bang o Exploding Kitten, che comunque non ha un particolare senso di storia dietro, però ho voluto mettere 1 su 5 con la storia, proprio perché appunto si tratta di immaginarsi che comunque queste meraviglie sono costruite nel tempo. Difficoltà 2 su 5, perché non 1 su 5? Perché comunque, come ho già detto, può creare semplicemente confusione il riconoscere i simboli, riconoscere le combinazioni delle carte scientifiche, quando si può costruire, quante carte si possono giocare. È una cosa che si può imparare tranquillamente nel tempo e nel caso ci sono comunque i regolamenti a disposizione. Quindi non è un gioco particolarmente complesso, bisogna semplicemente averci un po' la mano sopra, perché poi facendo un paio di partite poi state tranquilli che diventerà molto facile. La media voluta è quindi un 3 su 5. Mi aspettavo onestamente una media un po' più alta, però sono soddisfatto del risultato, perché comunque non significa che è un gioco molto scarso, tra virgolette, ma appunto proprio perché può destare qualche difficoltà iniziale, forse è un voto abbastanza onesto.
Il video quindi finisce qui, vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un mi piace, condividere, di lasciare anche un commento, lasciate un feedback per qualcosa che mi posso aver dimenticato e scrivete nei commenti il gioco che volete che portiamo sul canale. Quindi grazie a tutti e ci vediamo in un prossimo video.